Essendo un coach e ricevendo nel mio studio prevalentemente persone adulte che vivono noia all'interno della coppia, mi trovo ogni giorno ad ascoltare resoconti di relazioni languide per i motivi più diversi. La scelta di questo aggettivo non è casuale. Languido sta a indicare qualcosa di debole, privo di forza, stanco. E quando una relazione si trova in questo stato, nella mia visione è inutile fare il gioco delle colpe, dal momento che ragioni e colpe sono sempre ripartibili al 50% e limitarsi a individuarle non risolve il problema. Qualcuno che sta vivendo un rapporto svilente con un partner aggressivo, violento, inaffidabile o totalmente passivo e spento potrebbe già non essere d'accordo con questa apertura e potrebbe ribattere io non ho colpe perché sono la vittima. Intanto però rimane lì e si dimentica di avere una responsabilità verso se stesso nel tenere in piedi il teatrino degli orrori. Nella scorsa puntata video ho parlato della differenza sostanziale tra colpa e responsabilità e ti invito a dargli almeno un orecchio. Fatto sta che quando le proprie aspettative sul partner sono frustrate, la tendenza di 9 persone su 10 è quella del lamento e della pretesa. E infatti vengono da me nella speranza che non solo io ascolti i loro sfoghi, ma che sia anche un alchimista in grado di offrire la pozione magica, la soluzione veloce, che non richieda troppo impegno e trasformi i lati negativi del partner in lati positivi. Ahimè, non sono né un alchimista né un mago, ma amo definirmi una segnaletica stradale, ovvero posso accompagnare la persona a capire qual è la strada migliore, ma questa strada dovrà farla lei e purtroppo spesso non è comoda come prendere un taxi. Partiamo da cosa inquina l'amore, argomento su cui potrei stare ore, tante sono le sfumature e le sottosfumature di certi comportamenti abituali e spontanei, sia del partner che nostri. Ti porto solo alcuni punti essenziali che potremmo definire i capisaldi, sotto i quali, come ho accennato, si diramano 1000 derive che non possiamo analizzare in modo esaustivo per il poco tempo a disposizione. Se assumiamo il postulato per cui nella nostra cultura ognuno di noi, quando entra in una relazione di coppia, è spinto non tanto da un sano desiderio, ma da una serie di bisogni che spera che vengano soddisfatti dall'altro, è facile capire quanto sia immediato essere guidati da impulsi volti a controllare, possedere, dominare, pretendere e compagnia bella. Vedremo verso la fine della puntata questo nodo fondamentale, ovvero la differenza tra un amore autentico centrato sul desiderio e una spinta infantile centrata sul bisogno. Il primo veleno che inquina il rapporto è l'abitudine a continuare a discutere insistentemente nei momenti in cui si è troppo arrabbiati e si rischia di non pesare le parole, sequestrati dalle proprie emozioni. In questi frangenti è molto frequente strabordare e trovarsi a dire o a fare cose con il solo intento di far del male all'altro, mancandogli di rispetto. Basterebbe che solo uno dei due, in maniera ferma e con tono gentile, si limitasse a dire in questo momento sono troppo fuori controllo per avere una discussione adulta, vorrei prima calmarmi e poi ne parleremo in maniera rispettosa. L'importante però è non lasciare cadere nel dimenticatoio il confronto e affrontarlo realmente in un secondo momento, ma anche non cedere se l'altro insiste a volerne parlare subito e magari agli occhi iniettati di sangue. Questo primo passo può già evitare o quantomeno ridurre drasticamente gli altri veleni che sto per nominarti. Il secondo veleno, che si fa largo quando si discute senza rispetto, ha varie tossine nefaste, l'accusa, il biasimo, la svalutazione. Sostanzialmente questo veleno ci spinge a ritenere il partner la causa unica del problema, ma inevitabilmente lo mette in una posizione di difesa, dalla quale sarà più naturale attaccare e biasimare a sua volta, piuttosto che ammettere di avere torto. È il ring del voler aver ragione a tutti i costi, sul quale ci riempiamo di cazzotti verbali a vicenda. Tutto questo ci porta inevitabilmente al terzo veleno, il non ascoltarsi in profondità, l'interrompersi, il parlarsi sopra, il non voler sentire le ragioni dell'altro, presi come siamo da ciò che vogliamo ribattere per difenderci e ancora per avere ragione. Il quarto veleno, che dipende da tutti i precedenti, è quello di focalizzarci solamente sulle nostre necessità e non voler nemmeno intravedere quelle del partner, il quale 9 volte su 10 fa lo stesso gioco di cecità. Il quinto veleno
Da alcuni partner particolarmente utilizzato è quello di cambiare argomento, ovvero saltare da un tema all'altro nella smania di accusare l'altro, tirando fuori anche vecchie situazioni ormai andate e rivangando il passato per trovare ulteriori punti di attacco, sempre mossi dall'ottica di voler vincere piuttosto che da quella di volersi realmente confrontare su un tema specifico. Il sesto e ultimo veleno è quello dei silenzi punitivi. Quando ci invischiamo nella discussione, dopo che ci siamo accusati e biesimati, dopo che abbiamo lanciato i nostri attacchi reciproci senza ascoltarci realmente, dopo che ognuno ha preso atto che ormai è impossibile giungere a una comprensione reciproca, è quasi una prassi ritirarci in silenzi ostili e infantili, spesso perpetuati da entrambi, durante i quali in ognuno dei due continua a sobbollire una rabbia feroce e un desiderio di rivalsa. Abbiamo visto i 6 veleni con i quali ho una certa confidenza, non solo per averli usati spesso a mia volta prima di capire quanto sono inutili, ma anche perché sono quelli che incontro più frequentemente nelle mie sessioni di coaching, quando ho davanti partner di una coppia non felice. Vediamo ora cosa dovrebbe essere invece l'amore adulto. Nella nostra cultura, quello cui a mio avviso potremmo tendere è l'amore centrato, come dicevo poco fa, sul desiderio, quindi sulla passione responsabile e rispettosa, che prevede l'incontro anche nei momenti difficili. Qui albergano l'onestà, l'intimità, la compassione, non c'è spazio per alcuna dipendenza, non si cerca di obbligare l'altro ad amarci o a diventare una persona diversa. Si comunica chiaramente ciò che si prova, anziché aspettarsi che l'altro debba capire o leggerci nel pensiero se ci ama davvero. Qui si è fuori dal circolo della pretesa e si è dentro quello della reciprocità, si riceve senza chiedere, perché entrambi sono focalizzati sul dare. Purtroppo è un progetto che si porta avanti in due e per questo è molto difficile. Basta che uno solo si sottragga per annullare qualsiasi tentativo, basta che uno dei due inizi a dipendere dall'altro e a pretendere amore o cambiamenti per vanificare tutto e ripiombare nei veleni di cui abbiamo parlato. Bisogna essere in due al timone e quando non è così è davvero inutile obbligarsi a stare insieme e negare la possibilità di separarsi solo per il terrore della solitudine. Un vecchio adagio dice: se leghi due falchi insieme avranno 4 ali, ma non potranno volare. Chi non sa stare da solo non può unirsi autenticamente a nessuno. Trovo più frequentemente amori, se così possiamo chiamarli, centrati su pulsioni infantili, dietro alle quali si muovono paure e insani tentativi di fusione con il partner, che portano alla dipendenza. Qui non si muove il desiderio, ma il bisogno che l'altro ci appartenga, perché solo in questo modo riusciamo a piacere a noi stessi e a sentirci al sicuro davanti allo spettro della solitudine. Qui agiamo per dominare, pretendiamo o elemosiniamo, manipoliamo, instilliamo sensi di colpa facendo le vittime, oppure ci annulliamo completamente per il partner, accettando anche l'inaccettabile, riempiendolo di attenzioni, di aiuti non richiesti, nella speranza che a sua volta dipenda da noi. La grande verità, spesso ignorata da chi tende alla dipendenza, è che l'amore di un partner non si può chiedere, né pretendere, né comprare, ma ci si può muovere responsabilmente per ottenerlo, sempre che, prima di tutto, esista un amore verso noi stessi. E quando ci dovessimo rendere conto che l'altro non è disponibile e non vuole stare al timone con noi, se sappiamo gestire la solitudine, possiamo anche gettare la spugna. Ci rivediamo sabato prossimo alle 11. Buon cammino.